Interrompo un attimo questo backstage, ragazzi, per darvi maggiori informazioni sulla lente che sto utilizzando proprio per fotografare ISA. È un 85 mm con autofocus di Keiso, un'azienda che molti di voi già conoscono, un'azienda conosciuta soprattutto per i filtri fotografici. In effetti l'anno scorso ti ho portato i filtri clipping, tuttora li utilizzo, soprattutto quando utilizzo una full frame. E recentemente si è lanciata anche nel mondo degli obiettivi. L'anno scorso ti ho portato un modello manuale catadiotro di questa azienda cinese e adesso ha lanciato nel mercato questo nuovo 85 mm f1.4 con autofocus. Io ho la versione Sony, un obiettivo decisamente di tutto rispetto, te lo dico. In effetti la prima volta che l'ho preso in mano mi sembrava proprio di avere il Sigma Art, una lente che praticamente ho abbandonato proprio a giugno a discapito del modello di Viltros, una lente anche questa molto recente, una lente che praticamente ho utilizzato tutta questa estate, ma adesso sono sincero con te, sono un po' indeciso su quale sarà il mio prossimo 85 mm. Quindi ragazzi, fasi conclusive di questo primo contenuto dedicato a questo nuovo obiettivo di Case che andremo a vedere in un video dedicato, quindi ti darò maggiori informazioni e quindi quasi sicuramente avrò preso la decisione su quale 85 io personalmente andrò a utilizzare nei prossimi mesi, perché attualmente sono indeciso se utilizzare questo Case oppure il modello di Viltros che praticamente utilizzo da giugno e praticamente mi ha accompagnato praticamente tutta questa estate. Un obiettivo che praticamente ti vado a consigliare tranquillamente, però potresti, perché no, prendere in considerazione anche questo obiettivo. Ti dico subito, il prezzo è molto simile perché si aggira sui 650 euro, 680, comunque non ho ancora informazioni per quanto riguarda la vendita qui in Europa. Tu controlla la descrizione e cercherò ovviamente di informarmi proprio con il produttore e quindi se ho qualche news te la lascio proprio in descrizione. Comunque parleremo nel video dedicato, comunque non voglio neanche lasciarti con l'amaro in bocca. Qualcosa te la voglio già dire perché ho fatto 2 shooting con questa lente, quindi qualcosina ti posso già dire di come si comporta l'autofocus. Qui abbiamo fatto una prova internamente con ISA, poi siamo andati proprio all'esterno e abbiamo fatto alcune foto proprio con la luce del sole al tramonto. Ho scattato anche controluce e l'autofocus funziona bene, non ho avuto difficoltà. L'ho provato con la Sony A7C, poi l'ho provato con la R4 che tra l'altro hanno lo stesso autofocus, problemi zero. Nella carta, se andiamo a vedere le caratteristiche, il motore che monta il nuovo Viltros è
ovviamente di ultima generazione e anche più veloce, però diciamo che questa lentezza che ci potrebbe essere io non l'ho percepita, praticamente un autofocus che per me è uguale sotto tutti i punti di vista al modello di Viltrox. Riprendiamo anche il modello di Sigma, che rimane l'autofocus migliore tra tutti, anzi prendiamo anche in considerazione un altro 85 mm che ho recensito proprio l'anno scorso, il modello di Sirui, l'Aurora. Ecco, questo ha l'autofocus decisamente più lento, però il modello di Sirui mi aveva lasciato l'amaro in bocca per quanto riguarda proprio la nitidezza f1.4 e se vogliamo dirla tutta anche f1.8. Comunque f1.4, questo nuovo case praticamente ha poco da invidiare al modello di Viltrox. Il Viltrox sì è più nitido, ma di poco. Se siete amanti delle foto contrastate, beh, ti dico subito che ne avrete di più se utilizzate Viltrox, leggermente meno contrasto nelle foto che ho ottenuto con questo case, ma è una leggera differenza. Io personalmente preferisco il case sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la portabilità, la leggerezza, vince a mani basse case. Si può ovviamente già vedere a video che è un obiettivo più compatto. Qui abbiamo un diametro da 72 se vuoi utilizzare dei filtri, nel Viltrox da 77, quindi un diametro leggermente più piccolo e soprattutto però più leggero. Qui abbiamo un gruppo ottico fluttante, quindi si muove quando lo capovolgete. Qui è il classico gruppo ottico fisso. Le ghiere della messa a fuoco sono abbastanza fluide, ma ritengo migliore quella che trovate nel case, però praticamente per quelle poche volte che io personalmente vado a utilizzare la ghiera da messa a fuoco va bene anche questa di Viltrox. Entrambi gli obiettivi hanno la ghiera per l'apertura e chiusura del diaframma, apertura massima f1.4 e apertura minima f16. Allora, entrambi i produttori hanno fatto un ottimo lavoro. La frizione ha la giusta resistenza come piace a me, quindi se la vai a utilizzare questa ghiera, quando vai proprio a muovere di poco, cioè di un terzo di stop, senti proprio il click. Sul modello di Viltrox il click è più acuto, quindi lo senti molto di più, qui leggermente meno, ma fa sempre il suo buon lavoro, quindi durante l'utilizzo anche all'aperto senti che lo stai muovendo. Per tutti coloro che utilizzano la modalità A come sottoscritto, cioè che poi aprono e chiudono il diaframma direttamente dal corpo macchina, almeno con l'utilizzo di poco più di 4-5 mesi con il modello di Viltrox non mi è mai capitato di passare a f16, cosa che ti ho già detto che in passato con altri obiettivi mi è successo. Qua praticamente abbiamo la stessa resistenza, quindi sarà difficile che ti possa capitare. Cosa molto importante che magari alcuni di voi potrebbero aver voluto, dal momento che io ho posseduto anche Sigma, possiedo ancora Sigma, è che magari le aziende, soprattutto me lo aspettavo già da Viltrox, che mettono proprio lo switch come fa esattamente Sigma, che va a bloccare quando metti in modalità A la ghiera dei diaframmi. La recensione ragazzi che vi farò quanto prima, come ti dicevo, ovviamente io utilizzando Sony vi porto proprio la mia esperienza con l'attacco e mount. È già disponibile comunque per chi utilizza Nikon, quindi Bayonetta Z, più o meno hanno lo stesso prezzo. Non è disponibile per Canon, quindi sognatevelo con l'attacco RF. Mi dispiace tantissimo e proprio per questo sto abbandonando questa azienda, però non avere la possibilità di utilizzare obiettivi di terze parti secondo me è una grande pecca. Buona notizia per chi utilizza ovviamente Panasonic attacco L, sarà disponibile proprio anche con questo attacco e anche per utenti Fuji. Quindi chiudiamo questo video, ma lo facciamo non prima di averti detto quello che troverai in dotazione, perché piacevole sorpresa, troverai anche un filtro ND2, ok, può essere utile. Sono questi filtri clip-in che io utilizzo già da 2 anni. Molti non li apprezzano perché hanno paura di danneggiare il sensore o la macchina fotografica, ma io ti posso garantire che in 2 anni di utilizzo, essendo anche una persona poco attenta, non ho fatto nessun danno. Sono dei filtri che ho già recensito, quindi trovi anche un video dedicato. È un filtro che
costa 80-90 euro, quindi è apprezzato. Comunque, se sei il classico utilizzatore di filtri circolari, ti ho detto che qui abbiamo un diametro da 72, ma la sorpresa è che abbiamo un anello magnetico già incorporato che si può anche eventualmente togliere, quindi se hai filtri magnetici li puoi ovviamente attaccare in maniera veloce, a patto che siano da 72, altrimenti devi mettere l'anello adattatore. In effetti io ce l'ho da 82, adesso non ti posso fare vedere una dimostrazione. In dotazione ti danno anche due tappi, il classico tappo che adesso non ho sotto mano e quello magnetico che sicuramente sarà quello che andrai a utilizzare, che abbiamo già visto su altre tipologie di filtri, quindi una chicca in più che ovviamente fa solo piacere. Ok ragazzi, prezzo te l'ho già detto, 650, 680, però ovviamente è un prezzo che non mi è ancora stato confermato. Controlla sempre la descrizione e se hai domande ovviamente ti aspetto qui sotto nei commenti. Ti do appuntamento alla prossima settimana e ciao!